correlazione tra malattie corporee come la sclerosi multipla o i tumori e il nostro modo di gestire le emozioni o di relazionarci con le altre persone? Questa è la domanda a cui tenta di rispondere questo libro, Quando il corpo dice no, di Gabor Mate. Se sei una persona che fa molta fatica a dire di no alle altre persone, allora ti invito a guardare questo video fino in fondo perché sicuramente avrà qualcosa di importante da dirti. Ciao, io sono Allegra, sono una medica e psicoterapeuta in formazione. Se sei un professionista sanitario e vuoi allargare il tuo sguardo oltre le solite linee guida, ti invito a fermarti su questo canale. Oggi parliamo di questo libro che mi ha davvero aperto gli occhi e mi ha fatto cambiare letteralmente vita, iscrivendomi appunto a una scuola di psicoterapia. L'autore è un medico canadese di origine ungherese, il quale porta una provocazione. Ci dice: la medicina di oggi separa la mente dal corpo, ma questo è un grosso errore. La medicina tradizionale, come la conosciamo, tratta il tumore come un problema soltanto di tipo cellulare, tratta la sclerosi multipla come un problema soltanto di tipo neurologico, ma l'autore del libro sostiene la tesi che c'è qualcosa che non abbiamo scoperto soltanto perché non abbiamo mai approfondito il tema. Questo libro vuole fare proprio questo. Secondo l'autore, una delle cause di queste malattie è da ricercare nelle nostre relazioni precoci, nella nostra infanzia. Com'è possibile dunque che le nostre relazioni precoci che abbiamo avuto durante l'infanzia portino a conseguenze così grandi e così importanti in età adulta? Il meccanismo è il seguente, ovvero il genitore non riesce ad accogliere le emozioni del figlio. Non riesce perché magari è stressato, perché magari a sua volta è malato fisicamente, può essere depresso o semplicemente è travolto dalla vita e dunque non riesce a reggere il peso emotivo del bambino. Il bambino se ne accorge, lo percepisce perché il bambino ha delle antenne sociali straordinarie e quindi capisce che il genitore è in difficoltà. Il bambino impara quindi, senza che nessuno glielo dica, una cosa semplice, ovvero mio padre e mia mamma ha bisogno che io stia bene. Quindi inizia a fare una cosa che apparentemente è molto piccola, ma che poi sul lungo termine avrà delle grosse conseguenze. Inizia a trattenere le emozioni dentro di sé. Non le esprime, non le porta al genitore, ma le nasconde. Questo non accade una volta, accade tutti i giorni, giorno per giorno. È un meccanismo che nasce in maniera intelligente, ovvero un meccanismo che il figlio adotta per proteggere sostanzialmente i propri genitori. Nel tempo diventa un meccanismo automatico, un modo d'essere, un modo di esistere, ovvero una personalità. La persona quindi cresce e diventa una persona estremamente disponibile, estremamente gentile, molto spesso una persona che fatica a dire di no alle altre persone. Una persona che reprime la propria rabbia anche quando sarebbe legittima. Qualcuno che ha scarsa consapevolezza di quello che sente per davvero. Si viene quindi a formare una personalità a rischio, non una persona fragile, tutt'altro, una di quelle persone che molto spesso sono quelle sempre disponibili, quelle molto amate dagli altri, quelle che sanno sempre esserci, che ci sono sempre per gli altri, quelle che all'occhio esterno sono estremamente forti, estremamente tenaci, ma proprio per questo finiscono cronicamente in situazioni in cui i propri bisogni vengono ignorati, le loro emozioni rimangono inespresse e la loro gentilezza viene abusata. Questo col tempo genera qualcosa che il nostro corpo riesce a sopportare nel breve termine, ma nel lungo termine porta a problematiche, ovvero lo stress. Lo stress di per sé non è un problema per il nostro corpo, siamo progettati per gestirlo. Quando c'è una situazione problematica il cortisolo aumenta per aiutarci ad affrontare una situazione che ci minaccia. Poi successivamente il cortisolo si abbassa nuovamente. Ma cosa succede se lo stress continua incessantemente a esserci giorno per giorno in maniera cronica? Il sistema immunitario viene disregolato, l'infiammazione si cronicizza e viene anche alterato il microbiota, andando a causare una disbiosi intestinale. Lo stress quindi, secondo l'autore, è un fattore determinante che può portare sul lungo termine a patologie anche gravi. Di quali malattie stiamo parlando? L'autore ci riporta casi clinici di pazienti con melanoma, quindi tumore alla pelle, sclerosi multipla, una malattia neurologica, artrite reumatoide, morbo di Crohn, rettocolite ulcerosa. Ci sono tantissime storie che vengono raccontate dall'autore, il quale quando aveva deciso di scrivere questo libro ha intervistato moltissimi suoi ex pazienti, avendo lui fatto il medico di famiglia per 20 anni, e l'autore si è accorto che c'era un fil rouge che accomunava tutti questi pazienti, ovvero quando lui faceva questa determinata domanda: da bambino, quando ti sentivi triste, arrabbiato o spaventato, c'era qualcuno con cui potevi parlare?
Ecco, l'autore ci dice che nessuna delle persone da lui intervistate ha risposto di sì a questa domanda e quindi questo era quello che accomunava tutte le persone da lui intervistate. Attenzione che l'autore non ci dice che lo stress da solo causa queste malattie, ma ci dice che le cause sono multifattoriali e quindi sono da ricercare in molti fattori, tra cui anche lo stress. Ovvero ci dice che lo stress cronico, quello causato dal fatto di non riuscire a essere completamente noi stessi, quello che nasce dalla repressione emotiva, è un fattore di rischio reale e che molto spesso viene ignorato dalla medicina. Eppure ci sono molti studi che ci dicono questo. Ad esempio il tumore al seno soltanto in una piccola percentuale effettivamente causato da motivi prettamente genetici, mentre in circa il 90% è dovuto ad altre cause. E gli studi di psicologia oncologica ci dimostrano effettivamente una correlazione tra la diagnosi di cancro al seno e una modalità anomala di espressione delle emozioni e in particolare la repressione della rabbia. Anche nel 1962 un chirurgo toracico inglese, Kissen, aveva dimostrato che le persone che erano incapaci nel gestire ed esprimere le proprie emozioni avevano un rischio 5 volte maggiore di avere un tumore al polmone. Prima di andare avanti, se hai imparato qualcosa di nuovo, se vuoi allargare il tuo sguardo, ti invito a iscriverti al canale. Detto questo, cosa ci insegna questo libro? Ci insegna tante cose, tra cui sicuramente il fatto di ascoltare il nostro corpo. Quando i nostri bisogni emotivi vengono silenziati, quando reprimiamo la nostra rabbia, il corpo in qualche modo ce lo dice. Non necessariamente con sintomi importanti, a volte anche con sintomi lievi, ma che è importante riuscire ad ascoltare. Il secondo grande insegnamento è che riuscire a imparare a gestire le proprie emozioni, a esprimere le proprie emozioni, come ad esempio la rabbia, è qualcosa che ci aiuta a livello preventivo, non soltanto dal punto di vista della salute mentale, ma anche della salute fisica. Questo vale anche al contrario e dunque come professionisti sanitari è importante che ci ricordiamo quanto la salute mentale e la salute fisica siano strettamente connesse l'una con l'altra e su questo canale ne parleremo a fondo. Da ultimo l'autore ci dà una serie di spunti per aiutarci a prenderci cura della nostra salute, ovvero ad esempio tramite l'accettazione, accettare, riconoscere, accettare le cose come stanno, la consapevolezza di riuscire a ascoltare i segnali e i messaggi che il nostro corpo ci manda, l'importanza di esprimere in modo salutare la propria rabbia, ovvero prendere posizione per se stessi senza invadere i confini degli altri, l'importanza di definire bene i propri confini perché questo ci ricorda chi vogliamo essere davvero, ci ricorda anche l'importanza delle relazioni per il benessere mentale e fisico e anche l'importanza di essere noi stessi, di affermarci tramite ad esempio la creatività. Se vuoi allenare la tua creatività ti consiglio un libro eccezionale, ovvero La via dell'artista, di cui ho parlato in un altro video a cui ti rimando. Da ultimo l'autore ci ricorda l'importanza della spiritualità. Anche in questo caso ci sono alcuni studi che dimostrano proprio l'importanza della spiritualità per il nostro benessere fisico e mentale. Per rispondere alle domande con cui abbiamo iniziato il video, c'è correlazione tra tumori, sclerosi multipla e il modo in cui ci relazioniamo alle altre persone? Beh, direi che abbiamo risposto in parte tramite questo video, ma risponderanno soprattutto i tantissimi casi clinici che l'autore ci riporta, che era impossibile riportare all'interno di questo video. Rispondere a questa domanda non è facile dal punto di vista dell'evidence based e credo sia per questo che ancora facciamo tanta fatica a considerare salute mentale e fisica profondamente intrecciati tra loro, ma sono ottimista, credo che piano piano ci arriveremo anche a livello di ricerca scientifica. Da ultimo, ma non per importanza, se fai fatica a dire di no, ecco, questo è un libro che in qualche modo, forse in una maniera un po' brusca, ma ti dà una motivazione concreta per allenare questa capacità e io in primis devo dire che ho visto i risultati in seguito alla lettura di queste pagine incredibili. Ti saluto, ti invito a iscriverti al canale e ci vediamo al prossimo video.